Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli o Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere quali messaggi ti devono arrivare adesso in merito a quello che stai attraversando, quello che stai facendo, cosa ti deve arrivare. È un video senza tempo, sempre valido dal momento in cui lo guardi, ti deve arrivare questo messaggio. Allora, partiamo dagli oracoli di una nostra sorella Antonella, che vi lascio sotto all'info box l'indirizzo mail per poterla contattare se desiderate i suoi oracoli. E partiamo da qui. Gemelli, quali sono i messaggi degli spiriti per te in questo esatto momento? Eccolo uno. Cammino. Sei in cammino verso qualcosa, verso una meta. Ti vedo in cammino verso una meta. Come diceva qualcun altro, la meta è il viaggio stesso. Sei in cammino. Si sono girate. C'è stato un crollo che ha aperto un varco. Allora mi stanno raccontando che puoi star vivendo in questo momento, hai già vissuto un crollo, è un po' come se fosse uscita la torre. Questo crollo, niente arriva a caso, no? Doveva aprire un varco verso l'obiettivo tuo. Quindi il crollo che hai potuto sperimentare o che stai sperimentando in questo momento, una sensazione di o difficile o di difficoltà, o l'hai già sperimentata, una cosa che è successa, ha aperto un varco verso l'obiettivo finale, quindi era necessario questo. Andiamo un'altra, eccola. Una catarsi, c'è stato un crollo che ha generato una sensazione di oddio, adesso che faccio? Questo, quello che stai attraversando, che hai potuto vivere, era necessario per aprire la tua vera identità, affinché tu, quando è che si apre il varco? Quando non hai via d'uscita, non vedi via d'uscita, a un certo punto si apre quel varco, proprio perché andiamo talmente dentro all'evento che non vediamo via d'uscita, a un certo punto accade la magia, si apre questo varco, no? Per raggiungere un obiettivo, vediamo un po' di che cosa stanno parlando. Ci mettiamo i tarocchi, Gemelli, due di coppe. Può darsi che ci sia stato un crollo in una relazione qui. In una relazione, re di spade. Ti vedo valutare qualcosa in una relazione. Sì, la morte. Allora, qua è accaduto un cambio in una relazione. O una crisi o un cambio. C'è la morte, ti sei messa alle spalle o ti sei messo alle spalle una relazione. La fine di una relazione o una dinamica che ha cambiato la relazione, qualcosa di definitivo, ti sei messa alle spalle o messo alle spalle qualcosa che ha a che fare con una relazione, una condivisione. Senso di colpa, qualcuno o ti ha fatto del male o hai sentito una perdita importante in una relazione, c'è stata la fine di una relazione, la fine di una certa dinamica molto dolorosa di una relazione che ha fatto sentire o ti sta facendo sentire tristezza, abbandono, stai lavorando con le tue emozioni profonde, perché magari potevi vedere la situazione da un punto di vista mentale, solo mentale, no? Cercando di analizzare una relazione da un punto di vista mentale, però le emozioni sono più forti, le emozioni sono i veri dei, i veri eventi. È come se questo cammino di apertura nella relazione, nelle relazioni con l'altro, ti avessero aperto il varco, le emozioni ti avessero aperto il varco
le emozioni di un crollo, di una qualcosa che è crollato, il varco verso il nuovo, verso la verità più autentica del tuo cuore. Allora, c'è una situazione qua che sta generando pesantezza, ho generato molta pesantezza, un cambio che è avvenuto a livello relazionale, o una rottura o una chiusura. Molta pesantezza. Magari ti sei sobbarcata o sobbarcato anche di responsabilità che non erano tue, sensi di colpa, qualcosa che pesava. Vediamo cos'altro. Tutto questo è servito ad aprire un varco verso il tuo vero cammino. 4 di spade, adesso siamo in una condizione in cui ci siamo fermati, no? Per riflettere, una pausa sacra, e c'è il matto. Il matto mi parla di una nuova fase della tua vita che sta per arrivare in merito a tutto quello che ti ho letto adesso. Le energie sono molto forti, si muovono velocemente perché ti si sta aprendo un nuovo cammino dopo un momento di stallo, dopo un momento di pausa, dopo un momento di riflessione importante. Ti si sta aprendo un cammino nuovo, qualcosa, non spaventarti di questo cammino nuovo perché è ciò che doveva andare verso questo varco. Questo nuovo cammino ti porterà alla vera stabilità a cui stai ambendo, il 10 di denari. Qua abbiamo delle persone in giacca e cravatta, costruiscono, sono fieri di qualcosa che ha realizzato questa persona, guardano questo edificio, una vera stabilità. Questo nuovo cammino, dopo un momento di pausa, va a generare molta stabilità. Può essere anche un ritorno alle origini, alla famiglia. Io ti dico che in questo cammino di fede, il 10 di denari mi parla anche delle memorie ereditate, un'eredità spirituale che hai dai tuoi avi e dai tuoi antenati, che ti stanno portando verso il tuo vero cammino, facendo aprire un varco grazie a una distruzione che è avvenuta o un crollo che è avvenuto. Questo nuovo cammino porta a questa stabilità. E stai guarendo, c'è una guarigione su tutti i livelli che porta a una grande stabilità. Chiaramente qua mi arriva che è possibile che si sia interrotto un cammino relazionale o di qualsiasi natura relazionale, voi adattatelo alla vostra circostanza. Quello che è accaduto è che questa interruzione era funzionale affinché tu si aprisse un varco nuovo che era voluto dalla tua anima. C'è stato un momento di fermo in cui hai elaborato con le tue emozioni profonde, cioè visibilmente c'è stato proprio questo, un fermo, pesantezza, eccetera. Cosa sta accadendo invece? Sta accadendo un nuovo cammino che porta una stabilità radicata come mai fino ad ora. La temperanza mi parla di guarigione su più livelli, grazie a questo nuovo cammino che porta stabilità, quella voluta dalla tua anima. Andiamo ancora in profondità, ancora vediamo cosa ci raccontano. Il punto era smettere di avere il controllo sugli eventi, l'appeso, il 7 di spade, qualcuno ti ha fatto del danno, oppure il 7 di spade mi parla di evasione, di bugie, di inganni. Quindi mi stanno raccontando di un momento in cui c'è stato un fermo, in cui tu sentivi che qualcuno ti stava ingannando, qualcosa stesse andando in modo diverso da come ti aspettavi, no? Però io ti dico che tutto questo è servito per farti avere un successo strepitoso con l'imperatrice. Tolti dei pesi, guarigione su più livelli, questo porta a generare uno sviluppo straordinario nei tuoi progetti, in quello che vuoi fare. Alcuni di voi è come se avessero voluto scappare dalla verità. E invece l'anima con questo crollo, questo blocco ti ha riportato sulla verità. La verità è ciò che ti fa prosperare, la verità della tua anima. A volte hai voluto sottrarti da questa verità, mi stanno raccontando. Però il riconoscimento di questa verità profonda porta a questi sviluppi, l'imperatrice mi sta raccontando. L'imperatrice, cos'altro? Io qua ti vedo piena nel tuo potere, o pieno, regina di bastoni.
Grazie a questo evento tu diventi magnetica, magnetico, bellissima, bellissimo, piena del tuo potere. Le situazioni ti arrivano senza che tu le chiedi, vista, riconosciuta o riconosciuto nel tuo valore. Questa è la fede in te stesso, nelle tue capacità, nelle tue potenzialità. E diciamo che questa situazione ha determinato un'alleanza con le tue emozioni, come ci insegniamo sempre nello yoga sciamanico, no? E la realizzazione di obiettivi veramente allineati con la tua essenza. Sul campo lavorativo avrai grandissimi risultati anche o sul lavoro su di te. Allora, qua mi stanno raccontando che tutto quello che è accaduto era affinché tu potessi realizzare tutti i tuoi talenti che ti danno lo splendore, credere in te stesso e in te stesso. E il lavoro che hai fatto su di te è stato fantastico per realizzare dei progetti o qualcosa a lungo termine senza più scappare da chi sei veramente. Credi nelle tue capacità, credi nelle tue potenzialità, per farti credere nelle tue capacità e nelle tue potenzialità. E quello su cui stai mettendo attenzione, su cui stai studiando, stai facendo attività, su cui metti attenzione, o il tuo lavoro, porterà risultati grandiosi. Abbi pazienza perché porterà risultati grandiosi. Tu devi entusiasmarti solo per quello che fai quotidianamente, lasciando andare il risultato. Lasciando andare il risultato, l'appeso, che è il controllo sugli eventi, no? E poi il 6 di spade mi parla di un momento in cui tu uscirai completamente fuori dalle dinamiche mentali che ti fanno venire mal di testa, che ti fanno arrabbiare, che ti dominano. Il 6 di spade qua come ultima carta mi dice che c'è l'uscita da situazioni molto deficitarie, da un punto di vista emozionale, da un punto di vista fisico. Avrai il sostegno della tua famiglia o della tua famiglia animica o della tua famiglia, dei tuoi avi, dei tuoi antenati, perché tu non possa più scappare dal tuo talento. Questo è il senso, sì. L'asso di spade mi parla di comunicazioni che arrivano o di una chiarezza tale a cui tu giungi grazie a questo nuovo cammino che saprai esattamente qual è la strada. Anche comunicazioni che ti portano o comunicazioni di viaggi, spostamenti o farai un viaggio, anche il trasloco in una nuova casa che porta guarigione. Regina di spade, qua ci sei tu. Io ti vedo, o che tu sia uomo o donna, non importa, qua abbiamo il 4 di bastoni, ti vedo allineata sulla tua vera verità, avrai dei successi che porteranno stabilità conseguita con forza e con determinazione. E quindi ti vedo avere le idee chiare, idee luminose, non aver problemi di dire la tua, di essere assertiva o assertivo sui tuoi talenti, le tue capacità, le tue potenzialità, perché tutto ciò che sta arrivando te lo meriti, dicono le carte, te lo meriti, perché hanno aperto, quello che è accaduto ha aperto il varco verso la tua realizzazione. Va bene? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli questi. Prenderai delle decisioni, c'è una chiamata che ti farà spostare proprio. Sono cadute due, le prendiamo? Sì. Albero, lascialo andare. Qua si tratta proprio di lascia andare l'attaccamento legato a una certa sofferenza che hai potuto vivere per delle relazioni o una relazione. Lascia andare l'attaccamento alla sofferenza, perché quello a cui siamo più attaccati è la sofferenza, non è il dolore, è la zona comfort della sofferenza. Dice lasciala andare, ma sta arrivando questo momento, mi dicono, la giustizia per te si avvicina, tant'è che come ti ho già detto, in merito a situazioni molto difficili che hai vissuto, ci sarà un nuovo cammino che porterà tanta stabilità e la guarigione su più livelli. Nonostante qualcuno ti abbia potuto fare del danno o una circostanza, si è fermato qualcosa
che ti ha portato a non fidarti, ti dice che qua tu hai agito con astuzia sacra per manifestare qualcosa che porterà frutti nel futuro. Quindi la giustizia si avvicina in merito a qualcosa che hai vissuto, a qualcuno ti ha fatto danno, non avrai remore nel parlare, nell'allontanarti da circostanze che non sono più funzionali alla tua realizzazione. Il tuo cammino adesso è aperto perché si è aperto questo varco. Vediamo cos'altro arriva, cosa hanno da dirti questi oracoli, se è un messaggio o un consiglio. La forza mentale, regina di spade. Il tuo angelo ti difende dalle ingiustizie. Sviluppo delle qualità mentali, veggenza, non cadere nella vendetta e nella menzogna, sette di spade. Allora, questo è un consiglio perché quello che è accaduto porta allo sviluppo di una forza mentale capace di sviluppare quelle qualità che altri non hanno. Ecco perché si è aperto il varco. Gli eventi che sono crollati, un evento nella tua vita, hanno fatto aprire un varco emozionale da cui entreranno idee, nuova luce e tutto ciò di nuovo con la giustizia. Ti viene dato ciò che è stato tolto, che ciò che sembrava essere stato tolto per un fermo o per altre dinamiche di questo tipo. Non cadere nella vendetta e nella menzogna, cioè non usare strategie mentali irrisorie e strategie mentali che non portano a nulla, ma abbi la fede nelle tue potenzialità, la fede nelle persone che ti appoggiano o la fede nella famiglia animica, che può essere anche il nostro Sangha, perché stanno portando una guarigione a più livelli per te. Confida in te, nella tua capacità di visione, nella tua capacità di veggenza. Cos'altro? E qua arriva una grande felicità. Il tuo cuore trova pace e conforto, il tuo angelo ti farà sperimentare la felicità. Inizia una nuova fase di vita. E qua abbiamo il matto con il 10 di denari e la temperanza a seguito di quel 5 di coppe, di quel 10 di bastoni. Quindi una grande felicità. So che avevi bisogno di questo messaggio perché lo sento forte, quindi il tuo angelo ti sta dando con gli spiriti forza e felicità, ma non soltanto il tuo angelo, perché qua è una famiglia d'anima tu, sono anche i tuoi avi, i tuoi antenati che ti stanno sostenendo nel salto di fede, nel confidare nella loro forza per portare guarigione a più livelli e felicità per la realizzazione del tuo talento, dei tuoi talenti, capito? Sì. Cos'altro ti dicono questi? Guarda, sperimenterai una gratitudine straordinaria e saltata da sola. Stai nella gratitudine per tutto ciò che accade, ti ricordi Magia Pratica 15? Ecco quello. Stai nella gratitudine tutto ciò che accade perché la stai per sperimentare. Qua abbiamo due donne incinta, cioè una qui e una qui, ciò vuol dire che la tua realizzazione per dare questa grande stabilità è in gestazione, è lì per partorirsi. Allora questo cammino non è stato interrotto, è stato qualcosa è crollato per farti avere il varco giusto per arrivare a questo trionfo, a questa felicità. Va bene? Ok, vediamo adesso, tu stai riprendendo? Sì. Un altro messaggio con l'oracolo dello sciamano. Come una mandria di buoi sta arrivando un cambiamento all'improvviso. Il tuono, lo senti già dentro di te questo trambusto, questo tuono, è il preludio di manifestazioni straordinarie che hanno a che fare con il tuo potere personale, di creazione, di sviluppo di un progetto, di qualcosa che porterà tanta stabilità. Continua ad avere la fede e la gratitudine. Il tuono mi conferma questo messaggio. Potresti vedere dei tuoni, un temporale in questi giorni che ti confermano questo messaggio.
o vederlo in TV o vederlo sui social, o sentirlo in questo tuono, no? Ed essere importante il numero 56 o che è anche l'11 per te in questi giorni. Vediamo qual è l'ultimo messaggio degli angeli. Messaggio consiglio. Allontanati dalle illusioni e cammina verso la verità. E questa qui è il 7 di spade che abbiamo visto prima. Allontanati dalle illusioni. L'illusione è quello di tenere il controllo sugli eventi, perché l'appeso il controllo sugli eventi, no? Abbandonare il controllo. Il 7 di spade è voler controllare gli eventi in modo subdolo anche a volte, no? Le persone, gli eventi. Dice, con grazia allontanati dal controllo e cammina verso la verità. La verità qual è? Quella che abbiamo letto qui, che ciò che è crollato è perché devo aprire un varco per farti andare verso il tuo vero cammino e realizzare i tuoi obiettivi. Va bene? È una lettura bellissima, ragazze e miei ragazzi. Io non aggiungo nient'altro. Concludo qui e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!